Buongiorno a tutti e benvenuti a questo intervento dedicato a Click AutoML. Io sono Alberto Vaghi e sono un Senior Solution Architect nel team di prevendita di Click Italia. Vi ricordo che in questo 2023 abbiamo inaugurato il nuovo canale YouTube Click Italia, al quale vi invito ad iscrivervi e attivare la campanella per essere sempre aggiornati con le ultime novità. L'intervento di oggi è strutturato nel seguente modo. Faremo un'introduzione generale a dove si posiziona e che cos'è Click AutoML. Andremo poi più nel dettaglio del modulo e parleremo di alcuni use case e infine vedremo una demo live insieme. Partiamo dunque dall'aspetto introduttivo. Che cos'è ClickAutoML? Beh, ClickAutoML è un modulo che è stato integrato durante il corso del 2022 all'interno della piattaforma ClickCloud e deriva dall'acquisizione che Click ha fatto di una società che si chiamava Big Squid. AutoML, un po' come dice il nome, è un modulo di Automated Machine Learning. Parleremo poi tra poco di che cosa si tratta in dettaglio. Se guardiamo il portafoglio di Click, questo è il posizionamento del modulo e lo vediamo nella parte Analytics a fianco di Visualization and Dashboard. AutoML rientra in quello che è il mondo dell'Augmented Analytics e in generale del supporto agli utenti con strumenti appunto di Artificial Intelligence o Machine Learning. Teniamo presente una cosa. Che cos'è il Machine Learning? Prima di passare a vedere che cos'è l'Automated Machine Learning, in generale che cos'è il Machine Learning? Il Machine Learning è il riconoscimento di pattern o driver all'interno di dati storici per creare dei modelli che ci possano consentire la predizione di avvenimenti futuri. E di esempi ne possiamo fare tantissimi. Pensiamo per esempio al tema delle frodi bancarie. Noi abbiamo uno storico di frodi bancarie che sono avvenute, per esempio di clienti che hanno effettuato frodi bancarie, magari a livello per esempio di conto corrente, e abbiamo agganciato a questi clienti una serie di caratteristiche, per esempio il numero di transazioni per mese, se hanno avuto dei default di pagamento negli ultimi 6 mesi, che tipo di conto avevano, se erano maschi o femmina, la fascia di età, eccetera. Questi dati storici e l'analisi di questi elementi, di queste feature, quindi per esempio la data di nascita o il sesso sono appunto chiamate feature del mondo del machine learning, possono, tramite dei modelli matematici, possono portare a sviluppare dei modelli appunto di machine learning che consentano, una volta che vengono eseguiti contro dei dati invece nuovi, dove noi non sappiamo se la frode ci sia stata o meno, di avere una predizione che ovviamente avrà una certa percentuale di affidabilità. Un altro esempio potrebbe essere quello legato al mondo della medicina. Il machine learning può, prendendo in considerazione tutta una serie di parametri di un paziente, quindi per esempio la storia clinica, dei parametri vitali magari degli ultimi mesi, prendendo in considerazione delle patologie precedenti, addirittura nei casi più avanzati, magari scansionando le radiografie, può andare ad aiutare a avere una predizione se questo paziente si ammalerà di una certa patologia o meno. Quindi in generale questo è il concetto di machine learning. Click negli anni ha osservato, anche basandosi su diciamo, analisi che sono state fatte da autorevoli analisti, che il mondo del machine learning all'interno delle aziende è un mondo piuttosto complesso e possiamo anche dire non così particolarmente diffuso. Abbiamo in particolare osservato due grandi fenomeni. Uno è quello che aziende proprio non sono dotate di team dedicati di cosiddetti data scientist, quindi ci sono proprio aziende che il mondo del machine learning non lo approcciano o lo approcciano magari in maniera completamente destrutturata, senza appunto la guida di un team di data scientist che abbia le competenze per approcciare questo mondo. E un secondo fenomeno è invece quello di aziende che hanno team di data scientist in casa, quindi hanno le competenze tecnico-matematico-statistiche per costruirsi modelli di machine learning per l'analisi dei dati, diciamo, relativi al loro settore e alle loro domande, ma questi team sono tendenzialmente piccoli, proprio perché reperire competenze di questo genere non è facile, e quindi si finisce nella situazione in cui questi team si occupano del 10% dei problemi di business dell'azienda, lasciando quindi un potenziale 90%
di funzioni o comunque in generale di problemi di business scoperti. E quello che si è osservato è che in questi casi i problemi che vengono ritenuti più rilevanti o più strategici dell'azienda vengono gestiti magari mediante la generazione di modelli di machine learning, mentre in tutti gli altri casi quello che si è osservato è che si continua un po' con l'approccio del si è sempre fatto. Quindi in questo senso Click ha diciamo, voluto proporre un approccio alternativo ed è per questo che è stata appunto completata l'acquisizione di Big Squid che poi è sfociata nella diciamo, generazione del modulo Click AutoML. Click ha voluto proporre un modulo di automated machine learning, cioè un modulo perfettamente integrato, come vedremo poi anche nella fase demo, all'interno della piattaforma Click Cloud, che consenta a utenti business non necessariamente data scientist, tramite un approccio assolutamente no code e guidato, di costruirsi dei modelli che in un qualche modo possano aiutarli ad avere delle predizioni, lasciatemi dire batch, poi nella fase demo vi spiegherò esattamente di cosa si parla, o di poter costruire degli scenari what if live. Quindi anche immaginatevi l'idea per magari non più l'utente di business finale, ma anche un team che gestisce la BI o un team che per esempio si occupa di IT, di poter costruire delle dashboard che vanno in mano degli utenti business che sotto hanno dei modelli di machine learning generati con ClickAutoML. Gli utenti a quel punto non devono necessariamente saper costruire un modello con AutoML, anche se è un'attività molto semplice, come vedremo, ma interagendo con la dashboard tramite per esempio dei bottoni, dei menu a tendina, degli slider, vanno a variare i parametri del dataset di loro interesse e creano degli scenari what if che live ricevono la predizione dal modello che qualcuno ha creato sotto. Quindi questo, se vogliamo, è uno dei punti di forza del modulo AutoML, cioè il fatto che non richieda competenze del mondo machine learning, quindi matematico-statistiche particolari, ma che dall'altra parte possa anche essere usato in situazioni dove non sia l'utente finale a crearsi quello che noi chiamiamo l'experiment, il deployment, poi anche qui vi spiegherò di cosa si tratta, ma l'utente può comunque fruire della potenza del modello del machine learning tramite una familiare interfaccia ClickSense dove appunto può interagire con i parametri del modello. Tornando un attimo al discorso di prima, cioè i due scenari che vi ho proposto e che hanno un po' portato, se vogliamo, Click all'acquisizione di Big Squid, questo colma molto bene i gap di cui abbiamo parlato, perché da un lato un'azienda che fino ad oggi non si è dotata di team di data scientist, magari per motivi di budget, per motivi di competenze stesse che magari non sono necessarie per progettualità lunghe, può comunque attingere a un modulo che dia la possibilità di prendere decisioni data driven basate su modelli statistico-matematici. E nel secondo caso, dove invece l'azienda ha un team di data scientist che però non copre il 100% delle esigenze ma soltanto un 10%, con questo modulo si possono generare dei modelli di machine learning che gli utenti del famoso restante 90% possono andare ad utilizzare per prendere delle decisioni. Cioè quel punto chiave che in generale io vorrei passasse è che è evidente che AutoML non si possa sostituire tu cura un data scientist in carne e ossa, perché è chiaro che un data scientist o un gruppo di data scientist abbia la possibilità di costruire modelli complessi, customizzati sulle esigenze dello specifico cliente, addirittura sulle esigenze della specifica domanda di business, che poi la domanda è l'elemento principale del processo del machine learning. Qui si sta dicendo però, invece di prendere decisioni basate sul si è sempre fatto così o su una generica analisi dei KPI che vengono forniti dall'analytics, si fa un passo in più, cioè la decisione data driven è anche supportata e corroborata da dati che vengono fuori da un modello machine learning. E qui è un po' quello su cui io volevo arrivare, cioè è magari qualcosa su cui un po' tutti siete familiari, però in generale noi sappiamo che ci troviamo di fronte a diversi tipi
di BI, se vogliamo, di Analytics. Abbiamo quella più tradizionale in generale, che è quella cosiddetta descrittiva. Cioè la descrittiva è la BI che, analizzando il dato passato, mi permette di leggere ciò che è successo, eventualmente anche in maniera complessa col calcolo di KPI. Però se noi ci pensiamo, la BI a cui tutti noi siamo un po' abituati è una BI descrittiva. Cioè io carico i miei dati di storico del venduto e vado a vedere qual era il mio close rate del quarter passato verso l'anno prima. Se introduciamo il machine learning, diventa un'analytics predittiva, cioè un'analytics che mi può dire cosa potrebbe succedere nel futuro. E addirittura poi questo può essere mixato con la cosiddetta explainability, cioè il fatto che l'analytics stessa mi possa poi dire cosa potrei fare per risolvere un problema individuato. Ma al netto di questo diciamo, del livello prescriptive, quello che interessa in generale è il tema del predictive, perché ad oggi la maggioranza delle business intelligence che sono là fuori sono tutte descrittive, mentre AutoML, poi vedrete quanto è ben integrato nella piattaforma, quindi un modulo così ben integrato vi può aiutare veramente a implementare una analytics predittiva, che non si limiti solo a mostrare ai vostri utenti cosa è successo nel passato, ma che vi dia veramente una mano a predire quello che può essere il futuro. Tutto questo poi vorrei che venisse mixato anche con il concetto di Active Intelligence, perché non dimentichiamoci, e trovate i video sempre sul nostro canale YouTube, che la piattaforma ClickCloud ha al suo interno tutta una serie di moduli, come per esempio l'alerting, la reportistica, le automation, e quindi si può veramente far scattare delle azioni data driven, il cui data driven deriva anche da modelli di machine learning. Vediamo alcuni use case esemplificativi di come e dove AutoML potrebbe aiutare le organizzazioni. È interessante il sottotitolo di questa slide dove si parla proprio del altro 90% degli use case, che è un po' il discorso che facevo precedentemente, cioè il fatto che AutoML è un modulo che mira ad aiutare le organizzazioni nel costruirsi dei modelli di machine learning e soprattutto mira a farlo con quegli utenti e per quegli use case che magari non rientrano nella sfera di un gruppo di data scientist. Vediamone giusto alcuni esempi. Per esempio nel mondo delle vendite abbiamo il tema del customer churn, quindi io voglio capire se un mio cliente, dato appunto un set di feature che afferiscono a questo cliente, potrebbe o meno churnare, quindi lasciare il mio servizio per andare da un mio competitor. Per esempio nel mondo del finance potrei fare delle valutazioni in merito al rischio, pensiamo al tema delle banche, potremmo voler fare dei modelli di predizione sul default delle carte di credito, quindi un cliente, dato magari un suo storico, dato magari delle caratteristiche che afferiscono appunto al cliente stesso, posso decidere di prevedere se questo cliente mi ripagherà o meno il debito delle carte. C'è un tema per esempio di manufacturing, abbiamo il tema della predictive maintenance, quindi magari al variare dei parametri di una determinata macchina, io posso capire se quella macchina avrà una problematica oppure meno. C'è un tema per esempio legato alle predizioni di utilizzo dell'infrastruttura nel mondo IT, c'è un tema legato per esempio al fault dei dischi, al fault dei device, quindi sulla base di dati che abbiamo a nostra disposizione possiamo creare modelli di questo genere. C'è poi ovviamente un mondo sempre molto interessante che è quello dell'HR, quindi provare a cercare di capire per esempio l'employee satisfaction o proprio sulla base dell'employee satisfaction provare a valutare l'employee retention, quindi se un nostro dipendente o meno potrebbe decidere di lasciarci. Cosa fa di AutoML un prodotto veramente unico e diverso dagli altri? Beh, tanti fattori. Diciamo che quello che ci interessa in generale qui è sicuramente il fatto che a differenza di altri prodotti o comunque moduli che sono presenti in prodotti della competition, AutoML è molto molto ben integrato all'interno della piattaforma Click Cloud. Come vedremo poi nella demo, di fatto l'utente non deve uscire dalla piattaforma per creare degli esperimenti o per utilizzare dei deployment, ma semplicemente è tutto molto amalgamato all'interno del processo. La stessa cosa vale per esempio per il tema del recupero dei dati o per la lettura dei dati, quindi delle risultanze di AutoML all'interno per esempio di ClickSense. È tutto molto amalgamato, tutto molto ben integrato.
C'è un tema importante legato a proprio alla divisione, che se vogliamo è un po' una particolarità, che non tutti i prodotti concorrenti hanno, che è la divisione tra esperimento e deployment, che se ci pensiamo segue anche un po' il flusso logico di quello che è il mondo del machine learning. Quindi io ho questa entità che si chiama appunto esperimento, che è l'entità dove io vado a fare il training del modello per diciamo andare a generarlo e a rifinirlo, e poi ho invece questa entità che è quella del deployment. Deployment che vuol dire il mio modello è pronto, io lo voglio dare a disposizione a chi poi userà il dataset reale, non quello di training, per fare le proprie predizioni. E questo è molto ben diviso ed è piuttosto interessante il fatto che questi due passaggi siano divisi, perché appunto le persone che in realtà nell'organizzazione si possono occupare delle due parti potrebbero essere diverse. C'è un altro tema molto importante che trovo fondamentale affrontare, che è quello del fatto che, essendo integrato nella piattaforma Click Cloud, quindi potrebbe essere visto come una conseguenza del precedente punto, AutoML può beneficiare di tutte quelle che sono le funzionalità disponibili nella piattaforma Click Cloud. Quindi sicuramente l'integrazione con ClickSense, torniamo un po' al tema degli scenari what if, ve ne farò poi vedere un esempio tra poco. Pensiamo per esempio al fatto che possa essere chiamato AutoML in maniera automatizzata, magari basandosi su KPI. Quindi un use case potrebbe essere un cruscotto che contiene dei dati dal mio e-commerce aggiornato magari su base, so, giornaliera. Se automaticamente la piattaforma rileva che un determinato KPI di churn diventa troppo alto, potrebbe automaticamente selezionare un subset di clienti, magari quelli diciamo che avevano una predizione più a rischio, e richiedere una nuova predizione ad AutoML, tutto in maniera del tutto automatica, quindi senza bisogno dell'intervento dell'operatore. Ecco, questo è proprio un beneficio del fatto che AutoML è un modulo perfettamente integrato all'interno della piattaforma Click Cloud. Questo infine è un po' il workflow, diciamo il flusso di lavoro di quello che è il mondo AutoML. Ovviamente a sinistra abbiamo tutto il mondo delle sorgenti dati che in un qualche modo entrano diciamo, nel mondo Click o comunque vengono manipolate per diventare un dataset machine learning ready. Questo è un tema fondamentale che diciamo non tratteremo nel video di oggi, ma se andate un po' a leggere la letteratura presente sul tema machine learning, e se anche vi basate sulle risorse che poi linkerò nella descrizione del video, per esempio le help, tutta la parte di training Click, ecco, capirete come la preparazione dei dati per il mondo machine learning sia più che fondamentale, perché il mondo machine learning funziona bene se il dato è ben preparato e ben formattato, quindi la disponibilità di un dataset machine learning ready è fondamentale. Ora, il dato può essere lavorato esternamente al mondo Click, quindi io posso avere degli strumenti, per esempio Python o altri strumenti che lavorano il dato, lo preparano e lo vanno a rendere disponibile per il machine learning, così come posso invece usare Click stesso per andare a lavorarlo e renderlo machine learning ready. La scelta è mia, non c'è un obbligo da parte di Click. Lo step successivo è quello della cosiddetta feature selection, cioè io vado a dare questo dataset in pasto a AutoML. AutoML mi chiede di scegliere qual è il target, quindi cosa lui deve andare a predire, può essere un forecasting, può essere una binary classification e via dicendo. Vado poi a dirgli quali sono le feature, cioè le dimensioni del modello che io voglio andare a selezionare e includere nel modello. Lui genera il modello che viene poi diciamo, messo a disposizione per un fine tuning successivo con diverse iterazioni, come vedremo nella demo vengono supportate diverse versioni, e infine arriviamo all'altro punto. Ecco, fino a qui è quello che noi chiamiamo experiment. Quando il modello è pronto, io sono soddisfatto delle prestazioni del modello e di quello che il modello ha generato, vado a creare un cosiddetto deployment. Il deployment non è nient'altro che la messa a disposizione del modello, che però a questo punto verrà utilizzato non con un dataset di training, ma con un dataset reale. A questo punto io qui per esempio ho tutto il tema del poter ottenere predizioni in modalità batch, tra virgolette, quindi vuol dire, l'avevo accennato già all'inizio, modalità batch vuol dire che io posso andare a mettere un dataset già presente, per esempio in QVD o in CSV, dentro al deployment, e il deployment mi restituirà delle predizioni. Questo potrebbe essere persino schedulato, quindi io potrei avere un QVD che si aggiorna tutte le mattine alle 9 e io alle 9:10 chiedo ad AutoML
in questo caso deployment, di rifare il giro delle predizioni. Ma potrei anche decidere di integrare con ClickSense il risultato di queste predizioni batch, perché lui è in grado di generare QVD e CSV, ma potrei utilizzarlo anche in scenari what if. Insomma, l'ultimo punto finale è quello più importante, cioè tutto questo flusso, l'obiettivo di questo modulo, l'obiettivo se vogliamo anche della scelta click di comprare quello che era il prodotto di Big Squid, è proprio quello di dare uno strumento ulteriore ai nostri clienti per poter prendere decisioni data driven e soprattutto, grazie all'integrazione con la piattaforma Click Cloud, poterle anche mettere a terra direttamente dalla piattaforma in maniera automatizzata. Andiamo dunque a vedere una demo live del modulo. Partiamo dunque con la nostra demo. Qui riconoscerete la familiare interfaccia di Click Cloud. Siamo all'interno di uno spazio che ho deciso di dedicare al mondo machine learning. Ho già caricato alcuni CSV, alcuni file che mi servono, diciamo, per effettuare il training del mio modello e vediamo che, per esempio, nel nostro caso abbiamo due file qui, AmExpert Train e AmExpert Test. Quindi iniziamo con il creare un esperimento, per cui clicchiamo sul nostro pulsante Add New e selezioniamo New ML Experiment. Ci verrà chiesto di dare un nome all'esperimento, lo possiamo chiamare quindi AmExpert 2021 e dobbiamo scegliere uno spazio dove metterlo, io lo lascerò all'interno dello Space Machine Learning. Come avevo detto durante la presentazione, la prima cosa da fare è quella di far scegliere a AutoML quello che è il dataset su cui deve concentrare la propria attenzione per il training del modello. Vado a scegliere quindi AmExpert Train e nella successiva schermata dobbiamo andare a scegliere il target che vogliamo andare a predire. Nel nostro caso il target che vogliamo andare a predire è questo campo credit card default, quindi andremo a predire se un cliente sulla base di alcune feature che vediamo qui potrà o meno ripagare il debito della carta di credito. Ovviamente essendo questo un file di training ha già la risposta all'interno, perché chiaramente machine learning per poter fare il training del modello deve già saperlo. Il secondo passaggio è quello delle feature. Vedete che di default io ho l'inclusione di tutte le feature disponibili, ma in realtà alcune feature non mi interessano. Per esempio il nome, sicuramente il nome non ha un rilievo nella nostra ricerca, nel nostro training del modello. Gli altri potrebbero invece avere senso, perché per esempio l'età, anche se qui non c'è una fascia, quindi poi qui entriamo in tutto un tema legato al mondo del machine learning e della data preparation. Qui magari più che l'età stessa sarebbe più utile in fase di data preparation avere una fascia di età, quindi magari da 0 a x, da x a y e via dicendo. Qui abbiamo l'età pura, quindi per il momento possiamo anche decidere magari di toglierla, perché alla fine l'età puntuale sarà difficile che abbiamo 33 valori distinti, sarà difficile che questo abbia un impatto. A questo punto possiamo dirci soddisfatti con la selezione delle feature, anche se vi faccio notare una cosa, Customer ID è stata rimossa di default. Questo perché ha una alta cardinalità, cioè quando ci sono troppi valori univoci e il campo non è numerico ma è di tipo categorico, come per esempio nel caso di un Customer ID, vedete che è categorico perché non è numerico ma contiene del testo, se la cardinalità è troppo alta, AutoML automaticamente lo esclude. Qui abbiamo alcune informazioni, ci vengono date alcune informazioni diciamo di tipo anagrafico, se così vogliamo, sul dataset, possiamo cambiarlo. Qui ci viene detto qual è il target, queste quali sono le feature e infine gli algoritmi. Lui ha riconosciuto che si tratta di una binary classification proprio perché andremo a predire un integer che ha due possibili valori. Quindi già lui ha riconosciuto che è una binary classification e lui di default applica tutti questi sei algoritmi. Ovviamente noi potremmo decidere in fase di diciamo appunto definizione di questo modello di non includere uno o più di questi sei. Nel mio caso li lascio tutti. Qui abbiamo la hyperparameter, quindi sostanzialmente abilitando questa hyperparameter optimization si va a generare una serie di modelli da una ricerca di una combinazione dell'algoritmo. In realtà è bene provare ad attivarla e eventualmente poi disattivarla per capire quale impatto può avere, perché non sempre questo può avere un impatto positivo, dipende molto dal dataset.
E infine qui è semplicemente sono degli step che vengono automaticamente preparati, scusate, fatti da AutoML sul nostro dataset. Ok? Quindi per esempio l'encoding delle categorical features. Se andiamo qui sulla I ci viene spiegato che i valori, per esempio, dell'occupation type, che sono 19, quindi sono gestibili, vengono però per comodità automaticamente encodati in valore numerico. Infine siamo pronti, quindi come vedete no code, molto semplice, faccio girare l'esperimento. A questo punto cosa succede? Beh, qui AutoML praticamente applica una sorta di divisione 80-20 a quel modello di training che io, scusate, a quel dataset di training che io gli ho passato e inizia a far girare i vari modelli contro questo, diciamo, 80-20, o meglio contro l'80 e poi col 20 fa la verifica. Questo genera una serie di score che vedete qui nella tabella stanno iniziando a compilarsi, F1, AUC, Precision, Accuracy, eccetera. Ovviamente la spiegazione di questi indicatori li trovate tutti nei training click, quindi ovviamente non è il mio compito oggi spiegarveli. Però quello che è importante è che noi come utenti business, senza particolari conoscenze del mondo machine learning, abbiamo di fatto costruito un modello. Perché AutoML, vedete, ha messo la coppetta, mi dice che secondo i suoi ragionamenti, secondo le valutazioni che lui ha fatto, il modello da utilizzare per la predizione che mi interessa è il Random Forest Classification. Ovviamente questi 6 algoritmi sono presi tra i 6 best in class del mondo machine learning. Qui torniamo un po' al discorso che facevo all'inizio, dedicato alle differenze tra AutoML e un team di data scientist. È chiaro che un team di data scientist abbia la possibilità di generare dei modelli custom che non siano lo standard matematico, ma che siano effettivamente calibrati e calettati sulle esigenze del cliente. Qui è evidente che si va invece su dei modelli standard, però è chiaro che piuttosto che prendere decisioni data driven senza un modello matematico sotto, avendo AutoML a disposizione, è meglio avere un modello matematico. Sotto ci vengono date alcune informazioni in forma grafica, in particolare la permutation importance e la sharp importance, anche qui vi rimando alla letteratura e all'help di Click per capire di che cosa si tratta, e infine altri due elementi che ci fanno capire quanto il modello è stato buono nella sua applicazione. Ora, io ovviamente posso andare nel dettaglio di quello che lui ha fatto in ogni singolo modello, basterebbe mettere show training data matrix e lui mi farebbe vedere tutto quello che lui ha fatto, però, e posso anche volendo fare l'override, cioè io dico no va bene guarda tu hai scelto la random forest ma non mi interessa, devi scegliere per me la Gaussian naive, lui mi fa vedere ovviamente quali sono i dati sotto per quel modello lì e ovviamente andando a fare il deploy farebbe il deploy di quel modello. Mi fido chiaramente di AutoML e quindi accetto la coppetta che lui ha dato a Random Forest. Però c'è un'attività che io posso fare, cioè come dire, un refining del modello stesso, perché per esempio se guardiamo le permutation importance, noi vediamo che il modello, per esempio, su alcune feature non va a fare leva, per esempio la macchina, la casa. A questo punto la domanda è perché devo tenere queste feature nel mio modello se tanto non servono? Allora posso andare a cliccare su Configure Version 2, lui mi fa vedere sostanzialmente la schermata che avevamo visto anche prima e se vado sulle feature, lui molto comodo mi dice sostanzialmente o quante top feature includere, quindi io potrei dirgli includi automaticamente le prime top 10 feature, oppure potrei dirgli va bene, mi vado a vedere questo valore qui che è quello che c'è anche qui e tolgo le 4 che hanno lo 0. Quindi queste feature qui di fatto non hanno alcun peso sul modello, il modello non si basa su quelle. Quindi faccio girare la versione 2, potrebbe cambiare, potrebbe non cambiare, questo è evidente, però ci potrebbero essere delle migliorie in termini di performance o magari addirittura dei cambi nel modello che viene poi scelto. Questo chiaramente non lo possiamo sapere a priori. Ma guardate esattamente che cosa è successo, è proprio cambiato il modello. Togliendo quelle feature siamo passati dalla random forest alla Gaussian naive, che ha preso uno score più alto. E questo è interessante perché significa che effettivamente l'attività di refining del modulo e del modello effettivamente è importante e serve farla. Diciamo che siamo contenti così. Vogliamo fare il deploy. Quindi noi abbiamo concluso l'attività di experiment, quindi abbiamo il modello, abbiamo il training del modello. Se io adesso schiaccio su deploy, lui mi diciamo, permette di creare un nuovo artifact che di fatto è quello che poi potranno usare gli utenti per dare in pasto a questo modello un dataset reale contro il quale AutoML andrà a fare la predizione.
il nome viene automaticamente generato con il nome del dataset, la versione e l'acronimo dell'algoritmo scelto e automaticamente viene precompilata la descrizione con tutto quello che ci serve sapere. Accetto quello che lui mi propone e apro il deployment cliccando su questo bottone. Cosa posso fare nel deployment? Beh, semplicemente quello che vi ho detto prima, cioè rivedo quali sono i campi che vengono richiesti perché questo deployment funzioni e vado a chiedere delle prediction. Qui torniamo un po' a quello che vi ho detto nella fase introduttiva. Abbiamo due tipologie di predizioni. Abbiamo una predizione che io personalmente chiamo batch e una predizione che si chiama invece real time. La predizione real time è una predizione che viene chiamata via API o tramite un report ClickSense, il famoso concetto di what if che vi farò vedere tra un attimo. Nel concetto di what if io sostanzialmente vado a chiamare un modello AutoML, scusate, un deployment AutoML direttamente da un report ClickSense, passandogli runtime, quindi live, il dataset che viene magari manipolato dall'utente finale utilizzando dei controlli come per esempio degli slider. Se invece io diciamo, uso la funzionalità di dataset prediction, se vedete cliccando su create prediction devo io dargli il dataset. Quindi devo andare su select apply, posso utilizzare a questo punto il mio dataset di test, che diciamo è il dataset reale, mi chiede di dirgli dove mettere il dataset che andrà a contenere la predizione e il formato del file, lui può produrre QVD o CSV, facciamoci produrre un QVD per comodità, e mi chiede cosa voglio che lui produca. Lui può produrre chiaramente un dataset con degli errori, può produrre il dataset con le coordinate, il dataset con i valori SHAP e il dataset apply. Cosa vuol dire dataset apply? Il dataset apply significa che lui va a prendere tutto il dataset originale che io gli passo, quindi tutte le righe e tutte le colonne, e per ogni riga e colonna gli aggiunge le n colonne che vengono predette da AutoML. Se io non seleziono quell'apply dataset, lui mi produrrà un dataset che contiene solo le colonne di AutoML e un ID che mi serve per legarlo al mio dataset. Vedete che infatti qui nella index column io posso scegliere o una colonna autogenerata da lui o la customer ID, che è quello che effettivamente mi serve. Vado a cambiare un attimo lo spazio dove andare a salvare il dato, ok? E a questo punto gli dico semplicemente di andare a produrre la predizione. Posso creare uno scheduling, quindi posso dire che questa predizione deve essere rigenerata, per esempio, tutti i giorni alle 9 di mattina. Questo perché il dataset che lui va a leggere, quindi nel mio caso questo questo AMExpert test CSV, potrebbe essere un dataset generato giornalmente. Quindi io voglio ogni giorno avere una predizione diversa, quindi posso anche schedularla. Oppure la faccio girare in questo momento, quindi clicco questo pulsante e faccio generare la predizione. Questo è quello che io ottengo come appunto dataset prediction batch. Se invece io chiamo la real time, vedete che sì, accetto di non salvare le modifiche, vedete che mi viene dato un indirizzo che io posso richiamare da dove preferisco. Per esempio potrei richiamarlo via API da un'installazione Client Manage. Quindi io potrei anche avere un'installazione di ClickSense Client Manage, quindi on-premise, come si suol dire, e chiamare comunque un deployment AutoML. Chiaramente il deployment deve essere su cloud, non può essere on-premise, perché AutoML è una feature disponibile solo in ClickSense, in Click Cloud Platform, ma potrei chiamare comunque la predizione da un'installazione on-prem e questo è sicuramente molto molto comodo. La real-time prediction, dicevamo, la posso anche chiamare da un report ClickSense, ma di fatto di questo indirizzo non mi devo importare. Questo perché? Beh, se torniamo un attimo indietro e andiamo a creare una nuova applicazione analitica, che chiamiamo per esempio AMExpert, e la andiamo a inserire nello spazio Machine Learning, quando io entro nella sezione dedicata al caricamento dei dati, vediamo che io posso creare nel menu delle data connection, posso creare una connessione ClickAutoML. ClickAutoML è un connettore dedicato nuovo che, come vedete, legge già i deployment. Quindi se io qui seleziono il deployment che io ho costituito prima, non devo conoscere o ricordarmi l'indirizzo di chiamata dell'API,
perché ovviamente essendo nella stessa piattaforma ed essendo integrato, chiaramente io posso fare leva su quel deployment senza bisogno di ricordarmi l'indirizzo. Io poi qui posso dirgli di includermi SHAP, apply dataset, gli errori, dargli eventualmente l'association field che potrebbe essere customer ID, ok? E qui dargli la definizione, quindi potrei dirgli AutoML, per esempio AmExpert. Testo la connessione e vado a salvarla. A questo punto qui qual è la differenza rispetto a prima? L'abbiamo detto, io non vado a caricare un dataset in batch dentro la schermata del deployment, ma gli passo direttamente il dataset che ho nella mia applicazione. Quindi io qui potrei fare una sezione di chiamata che chiamo data load, vado a caricare il mio AmExpert test, quindi andrò a prendere tutti i campi del mio AmExpert e vado magari per esempio a chiamarlo data. A questo punto se torno nel mio connettore, ok? Avevamo detto che queste erano le configurazioni che abbiamo fatto. Se vado a selezionare i dati, lui mi dice dimmi qual è la tabella resident dove tu hai i dati, è la data. E questo è il caricamento di tutto quello che viene ritornato. Quindi adesso lo andiamo a sistemare un attimo, perfetto, e qui sotto ci metto questo. A questo punto in fase di caricamento dati io quello che otterrò direttamente dentro la mia applicazione Click sarà il dataset originale più le predizioni fatte da AutoML più eventualmente quello che io gli ho chiesto di ottenere aggiuntivo nella configurazione del connettore. Andiamo adesso a vedere una demo di che cosa invece è una what if analysis. Per l'esempio di una what if analysis ci spostiamo diciamo su un tema un po' diverso e ci spostiamo in un mondo manufacturing. Qui abbiamo una dashboard che riporta le rilevazioni fatte dalla sensoristica di alcune macchine presenti in un impianto di produzione e vediamo che per alcune di queste macchine sono state rilevate delle problematiche. Per esempio per il macchinario numero 5 c'è una overstrain failure. Quindi noi vediamo che all'interno di questa pagina vengono date a disposizione dell'utente, quindi parliamo di un utente di business, non necessariamente un utente che abbia un'idea di che cosa sia il machine learning, dei controlli per andare a modificare alcuni parametri del modello. Quindi in questo caso sono ovviamente i parametri della macchina, per cui la temperatura di processo, la velocità di rotazione dello strumento della macchina, la coppia applicata e via dicendo. Quindi se noi andiamo a settare diciamo, i valori prendendoli dall'ultima rilevazione, vedete che le variabili si sono spostate sui valori corretti, abbiamo effettivamente questo discorso di failure. Quello che è contenuto in questo box non è preconfezionato o diciamo prescritto nel modello da una predizione fatta in modalità batch, ma è live. Tant'è vero che se io per esempio riduco la coppia e la porto per esempio a 47 Nm, vedete che siamo passati a no failure. Che cosa è successo? È successo che sotto, quindi all'interno di questa dashboard, c'è sostanzialmente una chiamata live al modello, al deployment per essere precisi, che si basa sul modello che abbiamo creato e gli vengono passati i parametri che però l'utente modifica nel cruscotto. Quindi lui ha preso in origine, quando noi abbiamo settato i valori, ha preso il valore 60 che è quello che derivava dalla rilevazione e giustamente la predizione ha correttamente predetto una failure. Ma se noi vogliamo scoprire, per esempio in questo caso, come andare a ridurre le possibilità di diciamo failure della macchina, basterà per esempio dire voglio ridurre la potenza, ok, la coppia, e quindi la riduco a 55, vediamo che anche fino a 53 non cambia niente, 50 già per esempio la failure non c'è più. Quindi in questo caso l'utente è come se si fosse creato un what if scenario, quindi uno scenario variando i parametri, che però gli dà una risposta corroborata da un modello matematico sottostante. E questa cosa è applicabile a tutti i tipi di modelli che noi creiamo all'interno di AutoML e anche a tutti i settori industriali. Per esempio nel caso dell'e-commerce potremmo variare le caratteristiche che noi andiamo ad applicare al nostro cliente, per esempio gli variamo il piano telefonico, gli andiamo a dare dei coupon di sconto e quindi l'utente, ripeto, di business che non deve avere una conoscenza del machine learning, però l'utente di business può prendere delle decisioni, può diciamo magari confezionare dei piani di marketing non tanto sulla base di
esperienza e basta, ma sulla base della sua esperienza più un modello matematico di machine learning che lui interroga in questo caso dal vivo. Poi in questa dashboard che vedete c'è un passo in più che è la possibilità di salvare questo scenario, perché giustamente lo step successivo è va bene, tutto bello, ho disegnato lo scenario, ho capito che devo applicare 50 Nm di coppia, ma come faccio in un qualche modo a trasferire questa informazione a qualche cosa? E beh, qui mi viene in aiuto Click Application Automation. Se non avete mai visto il modulo, non sapete di cosa si tratta, vi invito ad andare appunto sul canale Click Italia su YouTube e cercare la playlist che ho creato. Click Application Automation mi permette in questo caso di fare tante cose. Per esempio in questa dashboard io posso dare un titolo a questo scenario e andare a salvarlo all'interno di un file Excel posizionato su OneDrive. Potrei per esempio creare direttamente un ordine di lavoro all'interno di SAP, quindi mando un ordine di lavoro a chi magari gestisce i macchinari in cui gli dico di diciamo, abbassare la coppia da 60 a 50 Nm. Quindi se vi ricordate le slide iniziali, non è un machine learning fino a se stesso, ma AutoML mi permette di creare tante cose col machine learning e in particolare la sinergia tra AutoML e gli altri moduli Click Application Automation è uno, all'interno della cloud platform, mi permettono anche di mettere effettivamente a terra queste diciamo, decisioni, diciamo, questi finding che io trovo nei dati e quindi ovviamente diventa poi un processo virtuoso che porta sicuramente a dei benefici all'azienda che a quel punto diventa veramente data driven. Io spero di avervi trasmesso la facilità e al contempo la potenza del modulo AutoML. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto al prossimo video.